Salve a tutti. E allora andiamo a definire un po' la fase finale del motore con la testata PBS e la braccamendessa con il caselletto che ho fatto costruire. In questo caso alcune modifiche si possono ancora fare su questo motore. In questo caso andiamo a montare, ripeto, il coperchio, quello con la modifica con la cinghia all'esterno, proprio per andare a sfruttare questo tipo di sistema di montaggio. E allora che cosa facciamo? Sono arrivati i componenti, quelli fatti in Ergal, come vado a farvi vedere qui. Intanto questa è quella tradizionale in ghisa che va sull'asse della distribuzione. In questo caso questo verrà tolto e verrà sostituito con questo in Ergal con un disegno e un materiale più leggero. E anche in questo caso, per non perdere il passo della rotazione dentata e andare a sfruttare l'originalità dell'ingranaggio qui che viene posto sull'albero motore, andiamo a sfruttare anche il sistema della puleggia variabile qui per andare a fare la fasatura con uguale dentatura dell'altro ingranaggio, proprio perché dobbiamo avere la stessa rapportatura per portarla alla braccamme qui che verrà che è messo in testa. Quindi andiamo a fare lo stesso passo di rotazione, quindi non verrà cambiato questo singola rotazione che abbiamo sull'albero motore e sulla distribuzione, che verrà soltanto trasferita qua sopra. E quindi andiamo a fare ora un falso montaggio di tutti i componenti, quindi andiamo a fare soltanto questo video finale, perché poi ci sarà, come ripeto, l'accensione del motore che vediamo, non sarò io a poterla effettuare. Comunque lo andiamo a vedere in moto e abbiamo un video che poi andiamo a far vedere un po' tutto l'insieme del motore montato. In questo caso anche sulla puleggia di davanti, che purtroppo in questo motore verrà montato con l'alternatore ed era stato montato con questa modifica di puleggia in ghisa, questa verrà tolta e verrà montata questa in Ergal con la modifica sempre della, della parte dentata, proprio per avere la posizione dell'accensione elettronica posta davanti. E quindi andiamo a fare un po' tutto il montaggio e vediamo come poi verrà definita l'insieme della parte della cinghia con l'insieme della black cam. Quindi andiamo a mettere sia la parte superiore della puleggia, in questo caso, che la parte qua, anche se poi, ripeto, si possono montare i bulloni come si possono montare anche così dei prigionieri con i dati che verranno poi fissati. In questo modo ho questo a disposizione e questo vado a mettere. Ok, fatemi montare un discorso della cinghia e andiamo a vedere come sta andare a fare il controllo dell'allineamento della cinghia. E allora questa è l'impostazione della cinghia, come andiamo a vedere la cinghia montata, e questa è la posizione che va a lavorare. E quindi dalla parte interna andiamo a fissare sulla braccamme, e poi questa è la distanza che abbiamo un po' sotto, quindi questo farà da allineamento della cinghia dalla parte esterna, e quell'ingranaggio, quello all'interno, farà la tenuta dell'altro lato. In questo caso le due asole che abbiamo fatto sul coperchio per il passaggio della cinghia, e questo è l'allineamento che andiamo a ritrovare. Questo non è un tendicinghia, ma per il momento ho fissato questo soltanto per avere una lieve tensione della cinghia, che poi verrà modificata, quindi con una piastra con il regolaggio o in questa posizione o leggermente anche più alto, quindi poi verrà trovata la giusta posizione, ma non lo vado a fare io proprio perché si deve andare a montare sopra l'auto. Quindi andiamo a vedere un po' tramite la piastra che verrà qui
Intanto io ce n'ho una qua modificata che si deve isolare per il passaggio della cinghia, però è soltanto anche questo un prototipo perché poi verrà modificata, quindi vado a vedere un po' di fare questa asola, ma sul montaggio del motore poi si andrà a vedere un po' come si andrà a fare. In questo caso andiamo a montare pure il discorso qui della puleggia davanti, dove ci verrà posizionato il sensore di giri. Vediamo di andarlo a fare entrare sull'asola dell'arbomotore. Io non posso utilizzare il bullone originale, ma mi vado a fare questo momentaneamente per avere anche una rotazione che andiamo a fare qui sull'arbomotore. Quindi lo portiamo leggermente a bloccaggio e andiamo a fare la rotazione. Vedete, qui è un po' una rotazione soltanto per vedere l'allineamento anche della cinghia, come va a lavorare sulla puleggia, sia su quella della distribuzione qua sopra che anche sul secondo albero, che ormai verrà soltanto azionato, ripeto, come trascinamento della pompa dell'olio. Quindi in questo caso non abbiamo più, andiamo a togliere questo e questo che sono fatti in materiale in ghisa, e un po' questo è il componente che andiamo a montare sopra e sotto. Facciamo un ulteriore giro finale, proprio perché, ripeto, andiamo a lasciare questo tipo di coperchio come sistema, e anche la distribuzione verrà con questo sistema fatto. Ok, ora come lavoro finale non rimane altro che andare a fare un po' soltanto la punteria e il montaggio finale. Quindi questo è quello che si è riuscito a fare su questa modifica del motore.